Ciao a tutti, vi presento la regina, non so se del salone ma sicuramente della presentazione Honda 2020, la CBR 1000 RRR Fireblade. C'è qualcuno in Honda che mi vuole veramente male, però è un vero capolavoro, perché quando vedete queste 3 lettere sul cupolino di una moto significa che Honda ha fatto qualcosa di veramente speciale. HRC, Honda Racing Corporation, ovvero il reparto corse più potente del mondo, che ha lavorato molto pesantemente su questa nuova Fireblade per renderla qualcosa di veramente speciale, una moto che così in Honda non si vedeva da chissà quanto tempo. Buona parte di quello che vedete qua deriva dall'esperienza fatta con l'RC 213 il MotoGP, ma anche con l'RC 213 VS, ovvero la versione stradale targata che Honda aveva realizzato 4 anni fa. Guardate, le riprese non so se riescono a rendervi l'idea, ma il motore è stato completamente cambiato, ora con un alisaggio da 81 mm, quindi 5 mm in più del modello precedente, e soprattutto quell'alisaggio è il limite regolamentare che è attualmente in vigore in MotoGP, e la cosa dovrebbe dirvi qualche cosa, anche se sono 4 in linea. Qua dentro c'è veramente tanta tecnologia che deriva dalla massima serie motociclistica del mondo. Il telaio è stato completamente rifatto perché il motore è diventato più piccolo. Pensate che lì dentro ci sono delle componenti realizzate con delle leghe metalliche proprietarie di Honda, delle leghe di titanio e di alluminio che Honda ha brevettato e inserito lì dentro. Il risultato sono 217 cavalli a 14.500 giri, un numero da fare veramente spavento, e oltretutto ottenuto con un 1000 di cilindrata, quindi senza salire come hanno fatto alcune delle concorrenti europee. Dicevamo, il motore è anche molto più compatto, estremamente raffinato, portato a una riprogettazione completa del telaio, assomiglia a quello vecchio ma è completamente nuovo. C'è anche un forcellone che nelle misure e nei materiali è virtualmente identico a quello dell'RC 213 VS, perché la moto è diventata più compatta, ma l'intero asse in realtà si è allungato, perché prestazioni del genere hanno portato alla necessità naturalmente di definire una moto che ha bisogno di essere più stabile a livello ciclistico, che però allo stesso tempo si è alleggerita. Parliamo di 201 kg in ordine di marcia con il pieno, e che naturalmente tra l'altro omologata a biposto, mentre la precedente Fireblade SP giocava un pochino sporco, perché il telaietto che qui vedete è realizzato in tubi. Il telaietto, diciamo, dell'RR SP precedente non poteva portare il passeggero, quindi poteva risparmiare qualche cosa in termini di peso. Arriva anche per la prima volta una piattaforma inerziale a 6 assi, che quindi permette di rendere un po' più sofisticata la gestione elettronica con l'introduzione dello slide control, quindi oltre al traction c'è anche la gestione della derapata. Il cruscotto non ve lo possiamo far vedere, è una meravigliosa unità TFT a colori. Naturalmente quella che vedete qua è la versione SP, che quindi ha le forcella, facciamo vedere, Öhlins Smart EC a controllo elettronico, mentre l'altra versione che vi faremo vedere dopo si accontenta, per così dire, di unità Showa, Big Piston e al posteriore BFRCL. Altro particolare di pregio di questa moto, che comunque ne è piena, è l'arrivo della Smart Key. Vediamo se riusciamo a farla vedere. Guarda, qua sembra un dettaglio di secondo piano, sembra qualcosa di troppo raffinato e riservato a certe moto, ma qui c'è una motivazione tecnica, perché spostando la chiave in quella posizione è possibile far passare l'aria dalla presa d'aria direttamente nel telaio, senza ostruzioni, dietro un airbox completamente nuovo. Il serbatoio è stato un pochino abbassato in maniera tale che il pilota riesca a inserirsi meglio all'interno della carnatura e definire così il coefficiente di penetrazione di riferimento per quello che è il panorama delle supersportive. Completiamo un attimo il quadro con la pinza Brembo Stylema, che è un'altra caratteristica della versione SP, che qua vedete, che ora ha un ABS con la modalità Racing, quindi che dovrebbe risolvere quei problemi di cui ha sempre sofferto la Fireblade nell'uso in pista, quindi un impianto frenante un po' diciamo così propenso a stancarsi un po', ma soprattutto quello che avrete sicuramente notato sono qua le alette, ovvero il pacchetto aerodinamico che la Honda ha inserito sulla sua super sportiva stradale, prendendolo pari da quella che era la MotoGP del 2018, quando con un regolamento leggermente diverso si potevano creare questo tipo di profili, che si sono poi invece trasformati nei baffi che vedete quest'anno, nel 2019, sulla moto di Marquez. Adesso passiamo un attimo a vedere la seconda colorazione, che qua vedete sulla CBR 1000 RRR, poi non ve lo dico più, con una colorazione nero opaca. Vedete la forcella diversa perché è una Showa Big Piston, al posteriore abbiamo già detto sempre un monoammortizzatore Showa. Per entrambe c'è l'ammortizzatore di sterzo elettronico Honda
realizzato in collaborazione con Showa. Quello che volevamo far vedere è anche il nuovo scarico in titanio realizzato in collaborazione con Akrapovic, che arriva direttamente sulla Fireblade già in versione di serie. Pneumatico posteriore di Pirelli Diablo Supercorsa, che arriva per la prima volta anche in questo caso sulla CBR Fireblade in misura 200/55, mentre prima la sportiva Honda si fermava al 190. Questo intanto offre maggior trazione e maggior appoggio in piega in ogni condizione, ma soprattutto limita moltissimo quello che è il cambio dell'assetto nel momento in cui si vanno a montare coperture in mescola, naturalmente caratterizzate da quel tipo di profilo e non dal più piatto 190/55 o addirittura 50 come faceva prima Honda. A voi piace? A noi piace da matti e non vediamo l'ora di provarlo. C'è da aspettare ancora qualche mese e ci crogioleremo nell'attesa, nella speranza che questa moto vada tanto forte quanto è bella e che sia un po' più facile da guidare che per me da pronunciare. Ragazzi, ciao e continuate a seguirci.